Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questo video vi parlerò di The Warrior Heart, sviluppato da Morz. Il gioco è completo, ma si preannuncia come essere il primo di una saga di più episodi. L'intera ambientazione è basata sul mondo di Star Wars, e lo sviluppatore ci tiene a precisare che questa è solo una fanfiction, ed è disponibile in maniera gratuita. Durante il gioco vivremo le avventure di un giovane ragazzo, che stanco della vita sul suo pianeta natale deciderà di imbaccarsi su una nave spaziale, e da qui inizierà il suo viaggio, condito di azione e rapporti che installerà durante il cammino. Parlando del gameplay, questo fa parte delle classiche visual novel. Infatti il gioco è pieno di dialoghi, che ci faranno conoscere la situazione che sta vivendo la galassia ed inoltre ci daranno la possibilità di conoscere i personaggi. Il gioco non è molto lungo, questo infatti può essere finito in un paio d'ore, ma durante la storia ci saranno delle scelte da fare, che cambieranno completamente le nostre relazioni con i personaggi. Queste non sono molte, forse 5 in tutto il gioco, ma ognuno condurrà un determinato rapporto se scelte in maniera opportuna. Le ore di gioco comunque aumentano se si decide di ricominciare la storia per vedere dove le altre scelte potrebbero condurci. Parlando adesso della storia, dirò che ho trovato questa ben fatta. Sicuramente il vasto mondo di Star Wars è un'ottima base se si vuole creare una trama interessante e subito riconoscibile. Questa dà inoltre la possibilità di inserire all'interno momenti di fanservice, subito riconoscibili e che vi strapperanno una risata. Ovviamente, essendo solo un primo capitolo, tutta la storia dà la sensazione di essere solo un primo episodio di una serie televisiva. Per quanto riguarda invece i personaggi con cui interagiremo, ho trovato questi ben scritti, e le relazioni con loro andranno avanti in maniera adeguata e per nulla forzata. E se durante la storia ci concentreremo su qualcuno di specifico, sarà possibile conoscere le loro storie e le ragioni che vi hanno fatto incontrare. Adesso, parlando del comparto grafico e del render in generale, c'è da dire solamente che questo è incredibile. La ricostruzione degli ambienti e dello spazio è davvero ben realizzato, per non parlare poi dei personaggi. Questi sono davvero ben fatti, alcuni quasi al limite del realistico, con dettagli facciali e particolarità estetiche da fare invidia a molti giochi del genere. Per quanto riguarda le animazioni, queste non sono tante, dovute anche alla durata esigua del gioco. Queste comunque le ho trovate di certo ben fatte e sicuramente sopra la media. Adesso si è giunti al momento di elencare quelli che sono i pregi ed i difetti che ho riscontrato durante il gameplay. Tra i pregi inizio con la storia, che ho trovato ben scritta e si spera di vederne un continuo in futuro. La rigiocabilità. Essendoci poche scelte durante la storia, questo invoglia a ricominciare il gioco per testare tutti i possibili rapporti. Il render, questo probabilmente tra i migliori in circolazione, le animazioni sicuramente sopra la media, e i suoni. Alcuni personaggi saranno dotati di voce, che fortunatamente spezzerà il silenzio del gioco. Per quanto riguarda invece i difetti, inizio con musica assente. Durante il gioco non c'è alcuna musica di sottofondo. Continuo con colore dei nomi. Anche se qui non dà particolarmente fastidio, avrei preferito che i personaggi non avessero tutti lo stesso colore del nome. E per ultimo, rapporti limitati. Anche se i personaggi sono pochi, non con tutti sarà possibile interagire in maniera approfondita. Ci siamo, è giunto come al solito il momento di assegnare il mio voto, che in questo caso è 7,5. Anche se il gioco è abbastanza breve, l'ho trovato comunque ben fatto, e attendo i prossimi capitoli. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews, e lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore. E se avete qualche domanda da fare, o volete consigliarmi qualcosa, lasciate pure un commento. Alla prossima!